Visto che non ho molti amici, sono partito per un viaggio a Capodanno. Di solito a Capodanno vado a visitare una capitale, l'anno scorso sono andato a Vienna, ma solo perché Capodanno ho notato che mi costava tanto. E quindi valutando quest'anno le varie opzioni, ho visto che la Cina, tutto ciò che riguarda la Cina e anche i voli, non costavano troppo di più confronto ad andare in una capitale qua europea. E quindi ho iniziato a pianificare e ho pensato, vabbè, se una volta devo andarci in Cina, è anche un periodo di bassa stagione, costa tutto poco, tanto vale andare e vedere tutte le cose che voglio vedere lì attorno in un viaggio unico, almeno in quella fascia geografica. Per assurdo, fare un mese via mi costava non tanto di più che fare 5-6 giorni in una capitale europea. Ovviamente comunque essendo flessibili con le date, cercando di spendere in modo adeguato, ma poi a fine del viaggio vi farò un resoconto di quanto ho speso, se vi può interessare. Quindi sono partito. Sono andato ad esplorare, a vedere la loro cultura, l'arte, la loro tecnologia, profumi, vestiti, templi, tutto. Siccome mi dicono che la Cina sia fantastica e che pian piano si sta anche aprendo sempre di più al turismo. E per me è sia un investimento ovviamente personale, visiti nuove culture, fai esperienze, ma anche ovviamente per i contenuti che posso portarvi, anche perché mentre sarò là continuerò comunque a lavorare, a fare contenuti e con la mia routine di cura di sé. La prima parte, il primo step di questo viaggio è Shanghai. Ragazzi, siamo distrutti, siamo arrivati praticamente dopo 20 ore di viaggio e adesso siamo appena arrivati all'hotel. Siamo nella zona Debunde, quindi una delle zone centrali, è il nostro primo giorno e adesso è dato che è già sera. Facciamo un giretto nella via principale, Nanjing Road, e poi andiamo a mangiare qualcosa, forse vediamo la parte del fiume. Prima mattina ci siamo alzati alle 8:30, ho fatto yoga, tutti i miei esercizi di logopedia, sto continuando la questione della voce, ma alzarsi è stata veramente dura. Ieri con il jet lag sono andato a letto praticamente alle 3, anche perché TikTok non funziona ovviamente e quindi ho cercato vari modi, ci eravamo preparati con un VPN, con una eSIM apposta, ma niente, quindi sono riuscito a postare un po' ovunque tranne TikTok. Oggi devo cercare di risolvere perché sennò è un casino, rimango bloccato. Tra l'altro mi è andato bene un video, quello che ho postato sul Grande Fratello. Non me ne ero neanche accorto, ma l'ho postato nel momento giusto, quindi ottimo. Oggi, dato che è anche l'ultimo dell'anno, ce la prendiamo un po' più con calma per anche prendere un po' di confidenza con la città, col jet lag e tutto, e abbiamo fatto tutte le nostre routine. Ho fatto yoga, continuo con gli esercizi di logopedia della voce, come ho detto, e basta. Oggi andiamo a vedere una parte nuova. Ieri abbiamo visto il Bund e la Nanjing Road che è attaccata al nostro hotel. Oggi andiamo a vedere la parte commerciale e andiamo a vedere un giardino conosciuto, e poi stasera fare un giro sempre in questa zona per il Capodanno, che in teoria non si dovrebbe festeggiare qua, ma dovrebbe esserci comunque gente perché fino al 3 è festa qua in Cina. Sì, ci sarà comunque gente. E basta, l'hotel è piccolino ma caratteristico e quindi ci stiamo adattando.
What the dog doing? Giorno 3, oggi andiamo a vedere qualcosa di diverso. Ieri alla fine siamo andati a letto sul tardi perché era Capodanno. C'è stato un countdown pienissimo di persone, ma poi alla fine non è successo niente. Però lo sapevamo già, qua festeggiano il Capodanno cinese e per cose avvenute in passato praticamente hanno evitato qualsiasi cosa che sia fuochi d'artificio, droni eccetera. Però è stato bello lo stesso, anche se ne eravamo distrutti perché un po' jet lag e un po' siamo in giro dalla mattina. È stato però bello. Shanghai ha questo contrasto tra i grattacieli, le cose ipermoderne, poi la Cina antica e poi questa via di mezzo che è un po' coloniale, un po' quella parte europea, c'è un po' di tutto, sembra a volte di essere a New York, un po' in Europa, è stranissimo. Abbiamo assaggiato i wonton e poi questo dolcetto andando verso poi la parte dove al Bund e al Nanjing Road, che è dove abbiamo l'hotel, e per fare il Capodanno ho assaggiato anche questi dolcetti rossi tipici che hanno qua in Cina per l'inverno, cercando comunque di non continuare a fare robe assurde per il reflusso, però è difficile, anche il piccante si trova veramente ovunque. E oggi andiamo a vedere la parte Anfu Road ex concessione francese, quindi la parte sempre coloniale, un po' più artistica. Vediamo. E niente ragazzi, siamo arrivati nella zona francese e sembra praticamente di essere tornati in Europa. Sono tutti che si fanno migliaia di foto per questo. Incredibile, è praticamente un comune appartamento di zona Verona, però no, è bello, dai, è particolare, forse fa un po' New York, un po' Francia, un po' particolare, però è stranissimo che sia una delle attrazioni principali praticamente. E tu dici magari dentro c'è qualcosa, dentro ci sono i souvenir dello stesso palazzo. Vabbè. Siamo al quarto giorno, oggi andiamo a vedere questo che praticamente si chiama 1933, è questo ex mattatoio con un'architettura brutalista, la gente viene qua a farsi le foto e adesso in teoria dovrebbe essere utilizzato per tante altre cose, quindi oggi andiamo qua, andiamo in un altro parco creativo, poi mi metto il nome perché non me lo ricordo, e poi andiamo a vedere il tempio, quello famoso con il Buddha gigante di giada, e infine West Nanjing Road, che è la via quella principale che avete visto all'inizio del vlog, quella dove abbiamo l'hotel noi, quindi dovrebbe essere con negozi, tutte cose particolari. Siccome stiamo vedendo un sacco di negozi anche per Claudia, oggi
è ancora un po' quella parte lì, però in realtà stiamo andando bene, stiamo visitando tante cose. Ieri alla fine siamo riusciti a vedere praticamente tutto, arrivando alla sera stanchi e un po' tardi, un po' più tardi del solito, non riusciamo a editare tutto, però ce la stiamo facendo. Ok, siamo il quinto giorno qui a Shanghai. Ieri alla fine ce la siamo presa un po' più con calma, abbiamo visto già un po' tutte le zone che ci interessava vedere e quindi stiamo vedendo un po' diciamo le chicche, cose particolari, come quel ex mattatoio che vi ho fatto vedere, aveva un negozietto DJI dentro, bellissimo, un negozio di moda molto particolare. Si notano tanti edifici, siccome Shanghai si è evoluta, diciamo, ha preso un po' di ricchezza molto velocemente, si notano tanti edifici abbandonati, quindi quasi vuoti dentro, con dei negozi che non si sa se ci sono, non ci sono, molto particolari. Però la città pulita, la gente ci sta sorprendendo molto, tutti gentili. Sono un po' ovviamente i cinesi diversi dai giapponesi, si fanno gli affari loro, sono molto efficienti, molto diretti, non hanno questa maschera sociale come hanno i giapponesi e quindi fanno le cose così, cioè senza dar fastidio agli altri, ma allo stesso tempo tu non dai fastidio a loro, quindi è un po' basato sulla semplicità e sull'intesa, quindi molto carino, si nota, ma vabbè. E oggi torniamo lì perché abbiamo da vedere un po' di cose. C'è questa nave da crociera di Louis Vuitton gigantesca che Claudia vuole vedere, quindi abbiamo prenotato su WeChat, finalmente sono riuscito a farlo funzionare e quindi andiamo lì. Poi abbiamo da vedere un paio di musei, forse il Shanghai Museum, e poi in teoria al People's Park, quindi alla piazza del popolo, una delle piazze principali, c'è questo famoso mercato dei matrimoni dove praticamente i genitori si mettono lì a vendere, tra virgolette, le foto o a vendere a potenziali partner i propri figli, quindi anche quella è una cosa particolare che andiamo a vedere.
Oggi è il 6° giorno qui a Shanghai, siamo nella biblioteca di Shanghai, molto bella, ce ne sono tante, ma questa è la più grande, è anche tutta molto particolare a livello di design. Abbiamo notato che camminare da una parte all'altra in realtà ci vuole tantissimo, sembra piccola Shanghai ma non lo è. Abbiamo addirittura scoperto il taxi e costano pochissimo, con 50 centesimi, 1-2 euro, veramente vai dappertutto, quindi molto interessante, lo utilizzeremo sicuramente di più. Andiamo a vedere il museo dell'arte di Shanghai e poi andiamo al West Bund, quindi la parte West Bund, la parte del fiume un po' più a sud, e vediamo quella zona. Dovrebbe esserci un centro artistico, è una parte che ci manca, ecco. Siamo alla fine del terzultimo giorno, non sono riuscito a farvi la intro prima di partire, perché stamattina ci siamo alzati presto e siamo partiti per la prima gita fuori Shanghai. Abbiamo gli ultimi 3 giorni qui e abbiamo deciso, dato che abbiamo visto quasi tutto a Shanghai, quello che ci interessava, le cose principali, di fare queste 3 gite, una a Suzhou, una a Hangzhou e l'altra a Nanjing, che sono 3 città nei dintorni, diciamo entro un'ora circa di treno. Oggi abbiamo fatto la prima a Suzhou, quindi siamo a pezzi, tra poco adesso dobbiamo editare tutti i video, lavorare un po' e andare a letto praticamente di nuovo tardi perché è tutto così. E domani, penultimo giorno, Hangzhou, un po' più lontano, però pian piano dai stiamo prendendo il giro giusto, anche per questioni jet lag e tutto. E i video ci vuole più tempo del previsto editarli, poi c'è il problema con TikTok che non funziona bene, quindi è tutto un po' un casino. Ma Suzhou bellissima, sembra un po' una sorta di Venezia cinese con tutte queste lanterne di sera bellissime. Ovviamente in una giornata non siamo riusciti a vedere tutto, ma abbiamo preso le cose principali. Dicono che
la città dai 200 giardini. Marco Polo dice che Hangzhou e Suzhou sono state, cioè, ha detto che erano le città più belle del mondo, quindi bella, devo dire, più Cina di Shanghai, molto interessante, e vedremo com'è domani. Giorno, gita a Hangzhou, ce l'abbiamo fatta dopo circa un'oretta per arrivare alla stazione e trovare tutto. In realtà le stazioni funzionano molto bene, sono enormi, gigantesche, ma organizzate molto bene, però all'inizio capire un po' come funziona sembra quasi un aeroporto, è un po' complesso. Alla fine siamo arrivati e è durato circa un'oretta il viaggio da Shanghai, e vi devo dire che anche questa, come Suzhou, niente male, molto diversa, molto più grande. Da quanto ho capito Hangzhou è il luogo in Cina con una maggiore crescita di popolazione, vedi questi palazzoni enormi di gente, cioè, dove vanno ad abitare un sacco di persone. Tra l'altro il nostro amico che abbiamo incontrato l'altro giorno ci ha presentato un altro amico di Verona, e adesso lui abita proprio ad Hangzhou, forse per un po' uno stile di vita e dei costi un po' più facili confronto a Shanghai e anche la vicinanza. E poi questo tempio, il tempio Lingyin, questo invece è bellissimo, diviso su più piani, quindi tu c'è un tempio, poi sali delle scale, c'è un altro tempio ovviamente buddista, e c'era questa pioggerellina leggera che non dava fastidio, anche grazie alla nuova giacca che mi hanno comprato per Natale, e quindi è stato veramente, sembrava quasi di essere un po' a Nikko, Tokyo, vicino a Tokyo, dava quella sensazione molto solenne, molto molto bella, a me è piaciuto molto. Oggi ci sarebbe stata la terza gita, Nanchino, ma alla fine ci abbiamo rinunciato, perché era un po' tra parentesi se farla o meno questa gita, ma siccome domani abbiamo il volo alle 8:25 per Taipei, abbiamo deciso invece di fare ancora tutto di fretta, siccome siamo stanchi, abbiamo 5 ore a notte in corpo, di prenderci oggi come relax. Ci siamo alzati un po' più tardi, abbiamo fatto le nostre routine con calma, sistemiamo i video e tutto, anche perché vi ricordo che comunque lavoriamo mentre viaggiamo, editiamo i video, li facciamo, è un po' un mezzo anche investimento per creare contenuti diversi, e quindi non l'abbiamo fatta. Alla fine ci abbiamo rinunciato, è quella più distante, era più di un'ora e mezza di treno ed è una città enorme, quindi abbiamo deciso di lasciar stare, fare con calma, e quindi oggi siamo un po' più in relax, andiamo a vedere le ultime cose che vogliamo fare e poi a letto presto.